Pisellini, vaginelle, ciao! Come avrete capito, questo è un piccolo vlog. Visto che continuate a chiedermi di raccontarvi un po' più di cosine di me, o siete più impiccioni di una portinaia emiliana, ho deciso di accontentarvi facendovi questa serie di videini dove vi racconto un po' chi ero prima di approdare su YouTube. Vi chiedo scusa se è un po' a caso, ma l'ho pensato tipo l'altro ieri sera e ancora non so dove voglio andare a parare, quindi boh. Però me l'avete chiesto, vi siete voluti fare gli affari miei, quindi mo state zitti e vi sucate sto video. Dunque, l'idea mi è venuta per due video che ho visto in questi giorni. Uno è quello di Daniele Lo Cicero e uno è quello di Nadia Tempest. Tutte e due parlano del loro rapporto che hanno con il cibo e con il corpo, però in maniera completamente diversa. Daniele voleva sapere che cosa mangiare per buttare giù la pancetta, mentre Nadia racconta di come lei si mantiene in forma. E proprio lei, dopo che le ho scritto un commento infinito, mi ha consigliato di trasformare tutto quello in un video. E io ascolto il tuo suggerimento. Quindi pure io vi racconto il mio rapporto ossessivo compulsivo con il mio corpo, le diete e il cibo. Anche perché fra un po' arriverà l'estate, ci scommetto che siete tutti lì a inventarvi le peggio cose per arrivare in spiaggia tutti belli magri solo per fare figurone. Alla fine del video mi dite se avete cambiato idea. Da dove cominciare? Tanto tempo fa, in una terra lontana, c'era un fanciullo piuttosto carnoso. Dopo aver visto una sua foto in cui sembrava una palla, ha deciso di smettere completamente di mangiare, diventando così un bel po' anoressico. E poi muore. No, non è vero, non sono morto. Sono andata a ripescare delle foto che mi ero pure scordato di avere, ma già voi mi state facendo riguardare cose che mi ero impegnato a dimenticare. Come potete vedere, magari ve la scannerizzo e ve la metto da qualche parte. Questo ero io a settembre-ottobre di un po' di anni fa. Una mongolfiera, c'ho sta faccia da vacca gravida, pesavo tipo 80 e qualcosa chili. Mi ricordo che quando ho visto sta foto mi sono odiato a morte, e non che adesso. Infatti, e dopo aver visto questa foto ho deciso di smettere completamente di mangiare, nel vero senso della parola. Tipo che in una settimana ingurgitavo 10 maccheroni, un cracker, mezza fetta di pollo o un cubetto di formaggio e 15-20 litri di tè verde, perché non mi ricordo dove l'avevo letto, ma dicevano che faceva dimagrire. Nel giro di un mese ero così. Ecco, me la metto sempre da qualche parte così almeno la vedete bene. E a fine dicembre ero invece così. Questa è proprio una foto di Capodanno. Pesavo 54 kg. Mi ero fatto pure i capelli rossi con i glitter che ci stavano un casino a Capodanno. Perché vi dico tutto questo così nel dettaglio? Perché adesso, dopo aver fatto così più e più volte, mi ritrovo a non avere praticamente più un metabolismo. Fondamentalmente ho rovinato il mio corpo da solo. Sì, è vero, una volta dimagrito mi sentivo più bello, più felice con me stesso. Il problema poi arriva dopo. Sono bastati pochi anni e non solo ho ripreso i 20 kg che avevo perso, ma ne ho accumulati anche altri, fino ad arrivare così. Perché quando smetti di mangiare, appena inghiotti qualcosa, il tuo corpo che fa? Grida al miracolo, acchiappa sta roba e se la conserva nella sua dispensa. Il culo, che è spazioso, perché il corpo sa che poi tu chissà quando ingurgiterai ancora qualcosa, quindi è meglio prenderselo e metterselo da parte per i momenti di carestia. Ormai siamo tutti ossessionati dall'idea del fisico perfetto che ci viene proposto, da canoni di bellezza che non rispecchiano sempre la realtà oggettiva delle cose. Ci siamo abituati a credere che se non sei Nick Bateman o Kate Moss non sei bello. Se una donna pesa più di 45 kg o un uomo più di 70 è grasso. Se indossi una taglia sopra la 44 hai il corpo da Shrek o Fiona. E ho voluto condividere con voi questa cosa perché anche io ne sono ossessionato, soprattutto dopo aver scoperto che posso essere magrissimo, faccio ancora più fatica ad accettare il mio corpo per quello che è. Però col tempo ho imparato a capire che non è il numero sulla bilancia o la taglia che indosso a determinare il mio corpo o il mio stato di salute. Per farvi capire, qualche mese fa, quando ho cominciato ad andare in palestra per fare i video del Vfit Express e per fare palestra per i fatti miei, pesavo 72 kg. Oggi, dopo un po' di mesi che seguo un regime alimentare adatto al mio corpo e faccio attività fisica regolarmente, neanche troppo intensa, peso comunque 70 kg. Però ho perso una taglia buona di pantalone e mi sono anche un po' ingrossate le braccia, che fa sempre figo. Non sono più molliccio come prima, ma un po' più tonico e compatto. Certo, la sbuzza c'è sempre, guarda. Chi sta lavorando? Però almeno non sembro una sedicenne incinta. Adesso io ho il terrore delle diete. Ho paura di ricadere in quel circolo vizioso che ti porta sì ad essere magro,
ma a non stare mai bene veramente. Sono arrivata a capire a mie spese che essere magro non vuol dire necessariamente avere un corpo sano. Poi ok, il mio obiettivo è quello di avere un fisico più bello, ma perché voglio piacermi un po' di più esteticamente. La differenza tra adesso e qualche anno fa è che ora ci sto lavorando in maniera più intelligente. Non mangio più solo per il gusto di mangiare, ma per dare nutrimento ed energia al mio corpo. Poi con un po' di abilità in cucina mangio anche per soddisfare il palato, intendiamoci, Anche con poco si possono fare un sacco di cose buonissime che rientrano comunque nel mio regime alimentare. Però ecco, non fidatevi delle diete che trovate sulle riviste o di quelle che vi inventate la mattina quando vi svegliate un po' gonfi, perché quelle non servono a niente, anzi fanno veramente molto male. Come vi ho detto prima, io adesso ho un metabolismo che praticamente non funziona più. Sono costretta a pesare tutto e a controllare ogni singolo alimento, altrimenti poi lievito come un panettone. Adesso sono seguito da qualcuno di competente che mi ha aiutato a scegliere gli alimenti giusti per me e per raggiungere il mio obiettivo, perché ogni fisico ha le sue esigenze, non esiste una dieta uguale per tutti. Ci sono accorgimenti generali, quello sì, ma nello specifico bisogna vedere quello che va bene per il proprio corpo, e questo lo possono dire solo i nutrizionisti, i dietologi che hanno studiato apposta per dare questi consigli. Non è che stanno là così perché non sanno che fare, hanno studiato e facciamogli fare il loro lavoro, no? Non posso consigliarvelo io, non può consigliarvelo un altro youtuber, non un amico a caso, sicuramente non Elisabetta Canaris in un trafiletto di Donna Porcella 3000. E questa è la storia del mio rapporto complicato con il corpo, il cibo e le diete. Vi lascio nella descrizione del video quello di Daniele Lo Cicero e soprattutto quello di Dalia Tempest, perché lei, a differenza di me, ha un metabolismo iper ultra mega super velocissimo e lì spiega perché anche questo eccesso le causa un sacco di problemi, anche se io un po' te ne invidio lo stesso, cara Nadia. Se volete vi farò altri video così dove vi racconterò qualcosina in più su di me, solo che non so come chiamare questa rubrichetta. Facciamo una cosa, scrivetemi voi un commentino qui sotto con i vostri suggerimenti per un eventuale titolo, così almeno lo scegliamo insieme. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con l'ultimo BeFit Express, giusto per rimanere in tema. Vi abbraccio tutti, un bacio, ciao! Ma che a me significa sto gesto? Non lo so, niente, non ce la posso fare io. Ciao!